Buonasera a tutti. Questa sera proveremo a smontare, pulire e revisionare questo carburatore di un Maggiolino. Questo carburatore di un Maggiolino del 73, un Solex 28 PCT1. Ok, passiamo subito a smontare la parte, il corpo superiore dal corpo inferiore. Quindi smontiamo queste 5 viti. Ok, andiamo ad eliminare questa molla che era posta in questo modo, in quanto non è la sua molla originale. La molla originale di questo carburatore andava lungo questa parte, poi andremo a ripristinarla sull'auto. Ok, dividiamo le due parti. E quindi partiamo con smontare la parte del corpo superiore. Il corpo superiore qui ha uno starter che in questo caso non è funzionante. Ci accorgiamo subito che non è funzionante perché lo starter dell'auto a motore freddo dovrebbe trovarsi in questa posizione. Successivamente, una volta che è collegata alla corrente, riscaldandosi la resistenza qui all'interno dello starter, dovrebbe iniziare a indietreggiare in questo modo. Quindi una verifica molto importante che possiamo fare per vedere se lo starter della nostra auto funziona è quello di collegare un trasformatore 12 volts tipo questo, un trasformatore di recupero qualsiasi, con il positivo qui e il negativo sulla massa sulla carcassa del carburatore. Una volta fatto questo tipo di operazione, dopo alcuni minuti la farfalla inizierà ad aprirsi in questo modo. Quindi avremo la conferma che lo starter del carburatore è funzionante. Ok, quindi lo abbiamo trovato così, mollo. Io l'ho già smontato, prima vi sono anticipato, e ho notato che questo starter non funziona, è da sostituire. Ok, comunque vado a smontarlo dal corpo del carburatore. Come vedete mancano i filamenti, praticamente sono bruciati e lo starter è da buttare. Ok, rimosso lo starter, troveremo questo coperchio che andremo ad estrarre con una pinza, mettiamo da parte e andiamo a smontare la membrana dello starter. Ok, mettiamo il tutto da parte. La membrana si estrarrà con questo movimento.
Ok, la membrana è ancora flessibile, perché in realtà non è che si usura tantissimo, non perde la, diciamo, sostanzialmente la sua capacità, perché non è a contatto con la benzina, però questa è presente generalmente nel kit di revisione del carburatore, e quindi nel 90% andrà sostituita. Ok, successivamente andremo a smontare questa, che è la valvola del galleggiante. Questa è una chiave da 14. Qui troviamo un certo numero di guarnizioni. Ok, è abbastanza sporca. Per verificare il funzionamento di questa valvola, che se è originale Solex consiglio di non cambiare, perché non cambiamo mai pezzi originali per dei pezzi magari diciamo di concorrenza che non hanno la stessa qualità. Per controllare il suo funzionamento andremo semplicemente ad aspirare con la bocca una volta pulita. Se chiudendo la valvola diciamo l'afflusso di aria sarà bloccato, allora la valvola sarà funzionante. Se invece chiudendola passerà aria, allora sarà da sostituire. Queste guarnizioni andranno sicuramente sostituite, in quanto le guarnizioni che sono poste alla base della valvola della benzina sono guarnizioni in alluminio ed hanno uno spessore specifico. Per un 30 PCT3 in genere lo spessore diciamo della rondella che va posta qui alla base è di 1,5 mm, per il 28-30 PCT1 e 2 sarebbe in questo caso questo carburatore, è di 1 mm, per il 34 PCT3 è di 0,5 mm. Ok, la mettiamo da parte e andremo a pulirla. Ora vi voglio farvi notare una particolarità. Siccome ho visto che su molti carburatori vengono collegati tubi benzina da 6 mm, vi mostrerò la differenza che c'è fra montare un tubo della benzina da 6 mm, uno da 5 e uno da 5,5. In realtà questi carburatori hanno previsto proprio l'attacco per un tubo benzina da 5,5, che è difficilmente reperibile nei normali negozi di autoricambi, nel senso che vendono il tubo doppia parete rinforzato come questo, o da 6 o da 5, ma da 5,5 difficilmente riusciamo a trovarlo in commercio, se non online. Ok, questo è quello da 5,5, aderisce perfettamente. Questo è quello da 6, quello che trovo generalmente montato sulle auto. Guardate come entra e guardate come esce. Personalmente lo ritengo poco sicuro, anche se stringendo con il tutto con una fascetta, diciamo ad un allentamento della fascetta con un'infiltrazione di olio o di benzina, può andare via facilmente. Dovendo adattare quello in commercio, preferisco quello da 5 mm, che si incastra ma viene via molto più difficilmente, e quindi con diciamo la facilità che hanno queste vetture con questi carburatori a prendere fuoco, direi meglio preferire la sicurezza. Inoltre vi mostrerò un'altra particolarità. Questo è un 28, guardate il condotto che diciamo al quale è collegato il tubo della benzina, è liscio, quindi praticamente non oppone resistenza ad un tubo che si vuole sfilare. Questo è il corpo superiore di un carburatore, un 30. Vi faccio notare com'è differente il condotto dove viene il condotto di rottone dove viene innestato il tubo della benzina.
In questa condizione stringere una fascetta rende l'appiglio molto più sicuro. Questo è un tubo da 6. Ok, vi ho mostrato la differenza tra questo che è più vecchio e questo che è più recente. Ok, non smonto la farfalla superiore, lo ritengo superfluo e passo al corpo inferiore. Ok, qui troviamo una guarnizione, anzi su questo carburatore di guarnizioni ne troviamo due, ok, che sostituiremo ovviamente. Quindi andremo a rimuovere il galleggiante. E sorpresa, vaschetta piena di ruggine, ma in realtà me l'aspettavo. Ok, andiamo a rimuovere questo ciclo, che dovrebbe essere il ciclo dell'aria. Che è un arricchitore, questo ciclo ausiliario, tutto sporco e incrostato. Poi rimuoveremo la vite della regolazione aria e benzina prima di andare diciamo a rimuoverla, giusto per diciamo completezza, annoto a quanto è regolata. Ok, l'apertura di un giro, quindi svitata di un giro. Ok, rimossa. Questo con la chiave da 14 in questo caso. E su questo trovo il checker principale. Ok, il checker principale lo lascio qui com'è, è inutile smontarlo, metto da parte. Ok, qui sotto ancora i bulloni che tengono fissati il carburatore al collettore dell'aspirazione. Rimuovo, metto da parte tutto, rimuovo anche la vecchia guarnizione. Anche in questo caso sono due le vecchie guarnizioni. Ok, hanno sovrapposto due guarnizioni. Le guarnizioni sono state rimosse. Ora passerò alla pompa di ripresa. Ok, viene fuori una molla, e questa che è la membrana della pompa di ripresa.
In questo caso è completamente da sostituire, in quanto potete vedere ha perso tutta la sua elasticità. Ok, passo a smontare questa parte perché è completamente arrugginita, quindi con una chiave da 11 questa è la vite di regolazione del minimo dell'auto. Ok, ora andrò a rimuovere con una chiave da 12 il coperchio della pompa di ripresa. Ok, anche in questo caso la farfalla non la tocchiamo. Ok, ora eliminiamo le parti arrugginite che andremo a trattare successivamente con un metodo per togliere la ruggine, che sarà la sabbiatura o diciamo l'aceto di alcol, vedremo, e proveremo a pulire questo carburatore usando un nuovo metodo, cioè con un disincrostante come questo. Quindi andremo a spargere tutto il carburatore di disincrostante anche all'interno dei passaggi dell'aria e della benzina, poi lasceremo agire per qualche minuto e risciacqueremo in acqua, successivamente soffieremo con aria. Questo metodo personalmente è la prima volta che diciamo lo uso, però è in uso già da moltissimo tempo e moltissimi meccanici usano pulire i carburatori in questo modo. Ok, possiamo aiutarci anche con una piccola paglietta presa da una spugnetta per pulire l'interno. Mi raccomando, non fate come me, usate una mascherina perché il disincrostante puzza ed è dannoso per la salute.
Ok, un primo step l'abbiamo fatto, adesso andiamo a risciacquare con acqua. Possiamo sciacquare anche sotto un rubinetto, ovviamente. Ok, direi che pochi minuti del nostro disincostante già hanno cambiato almeno l'aspetto esteriore del nostro carburatore. Ok, ora andremo a continuare il risciacquo in acqua, sotto l'acqua corrente. Ok, ho asciugato il carburatore e soffiato il tutto con un'abbondante dose di aria compressa e diciamo già possiamo notare la sostanziale differenza, almeno estetica, tra quello che avevamo prima e quello che abbiamo adesso. Ok, mettiamolo da parte e passiamo a pulire allo stesso modo le parti interne. Pompa, vaschetta. Ok, queste sono le parti interne che necessitano di pulizia: galleggiante, cicler, i coperchi della pompa di ripresa, della membrana dello starter, arricchitore e molla e vitarelle varie. Ok. Ok, ci vedremo sempre con un pennello e lasceremo agire per qualche minuto, poi passeremo a risciacquare il tutto in acqua.
possiamo aiutarci con un pennello più piccolo. Pure con una piccola paglietta della retina. Ok, possiamo avviare al risciacquo. Ok, abbiamo lavato col disincrostante il nostro carburatore, abbiamo tutti i pezzi in ordine, asciugati con aria, risciacquati ed asciugati con aria compressa, tranne le parti arrugginite che devo ancora sabbiare, però posso iniziare a riassemblare il tutto. Ok, partirò dalla base, dal corpo inferiore del carburatore, rimettendo la pompa di ripresa. Ok, avremmo fatto bene a fare un segno con il cacciavite, cosa che vi raccomando, se potete e dovete vi trovate a smontare questo componente, fatelo. Va rimontato in questo modo, con la farfalla chiusa e questa leva metallico verso il basso. Ok, quindi andremo a inserire la rondella ed il bullone, che poi andrà serrato con la chiave da 12. Ok, inseriamo la molla e purtroppo mi vedo costretto a rimettere la vecchia membrana perché ho esigenza di mettere in moto la macchina e non ho fatto a tempo ad approvvigionarmi della nuova membrana. Ok, facciamo finta che l'abbiamo sostituita.
la pompa è a posto, anche se la membrana è la stessa di prima. La cambieremo al più presto. Andiamo a mettere il cicler ausiliario, che andava qui. Proviamo sempre i cacciaviti, cicler nell'aria. Il getto principale. Ok, unica cosa, applichiamo sui cicler, sull'ottone, una goccia d'olio e poi andiamo a serrare. Questo farà sì che non resteranno incastrati se per caso per lungo tempo non andremo a utilizzare o l'auto o il carburatore. L'arricchitore va a incastro. Ok, quindi galleggiante, ok, applichiamo anche la nuova guarnizione, che è la base, con i bulloni per fissare il carburatore. Ok, ci manca la vite per la regolazione della miscela. Allora vi voglio mostrare la differenza tra la vite della miscela originale e il ricambio del kit di revisione del carburatore. Ecco perché preferisco sempre usare parti originali se ancora in buone condizioni. Vi garantisco che la puntura sul dito è completamente diversa. Lo spillo Solex originale è molto più appuntito ed efficiente. Ok, lo andiamo ad avvitare fino in fondo e lo svitiamo come era prima, di un giro. Ok, possiamo passare al pezzo superiore. Ok, applichiamo una goccia d'olio anche qui. Ok, alla parte superiore andremo a montare la brava in questo modo.
molla, coperchio e retroguidi. Ok, ora monteremo la valvola della benzina. Abbiamo preso dal nostro kit, diciamo, la rondella spessore di 1 millimetro. Così come prescritto. Come chiaro 14 la seriamo. Anche in questo caso abbiamo preferito non sostituirla con quella del kit di ricambio. Meglio non, almeno questo secondo me, meglio non sostituire parti originali, con questo caso questa valvola della Solex, rispetto a parti diciamo non originali. Continuiamo col montare lo starter. Questo va qui. Questo è lo starter. Nell'installarla procediamo in questo modo, poi andremo a ruotarlo indietro finché non avremo la finestra diciamo dello starter completamente chiusa. Questo perché lo starter a freddo farà sì che l'auto si troverà in questa posizione. Successivamente, quando andrà in corrente e tenderà a riscaldarsi, la finestra si aprirà lentamente, svolgendo la sua funzione. Questo però lo smontiamo e lo andremo a rimontare in seguito. Ok, il passo successivo sarà quello di accoppiare le due metà. Abbiamo una nuova connessione. Ok, non mancano che i pezzi arrugginiti che ora andrò a trattare. Ok, questi sono i pezzi arrugginiti che erano arrugginiti sul carburatore, li ho sabbiati e poi
sottoposti ad una brunitura. Poi magari farò un altro video, vi farò vedere in modo molto semplice come ho fatto. Sono di questo colore nero. Ora, ok, vado ad installare questa è, soprattutto è la vite che regola il minimo del carburatore, il minimo della macchina. Ok, con la chiave da 11. Ok, non ci resta che rimontare lo starter. Non vi dico bugie, questo è lo starter non funzionante. Non ho avuto il tempo di reperire il ricambio, però vi farò vedere ugualmente come va installato. Quindi prima cosa chiudiamo la farfalla come se lo starter fosse tirato, e questo va a toccare per tenere la farfalla in chiusura. Deve fare questo tipo di movimento. Ok, ora rimontiamo il tutto. Ok, quindi lo starter è in chiusura. Quando diciamo sarà azionato diciamo dalla corrente, tenderà a riscaldarsi e quindi nel giro di pochi minuti sarà questo il movimento che farà. Ok, quindi facciamo una simulazione come se stessimo mettendo l'auto in moto a freddo. Lo starter lo tiriamo tutto indietro, la leva va a posizionarsi nella posizione di starter e lo seriamo. Prendete a farfalla chiusa. Ok, vi mostro il risultato finale che abbiamo ottenuto con la pulizia di questo carburatore. Non ci resta che montarlo sull'auto. Ok, abbiamo rimontato il carburatore nella nostra auto, l'auto si è avviata, sembra andare tutto bene. Il nostro video termina qui, vi invito a lasciarmi un like e a iscrivervi al canale e magari a condividere questo video con i vostri amici. Inoltre, se avete bisogno di un restauro, di una revisione come ho fatto io nel mio video, per il vostro carburatore potete contattarmi in privato. Ciao a tutti, alla prossima!